In the heart of Italy, during the first half of the 14th century, a city at the crossroads of trade, faith, and political power became a furnace of artistic innovation. Siena was a beacon of commerce and culture, and its painters were among those laying the foundations of Western painting as we know it today. In the 14th century, Siena was a major hub on the main pilgrimage route that connected the north of Europe to Rome, the so-called Via Francigena. And as a result, the city enjoyed this enormous traffic of people, pilgrims, traders, travellers, but also of things, objects making their way along the trade routes from the north to the south. Arriving in Siena at this time, visitors would have encountered a city that was bustling, replete with traders and businesses offering services and fare to the many pilgrims and travellers moving through the city. Sienese goldsmiths and painters had a really high reputation at this time. And visitors, as they went on their pilgrimage, would commission work in Siena and perhaps collect it on their return. Many of these works are small. They're things that could be tucked in easily into your baggage. We know that people moved a lot in medieval Europe, and these were works that you could take with you wherever you went. At this time, Siena had one of the most representative forms of government in Europe. The Nove, or the Nine. 9 men were elected every 2 months. They lived together, slept together, ate together, and made decisions in the Palazzo Pubblico. And these decisions included the patronage of works of art. Siena's remarkable for 4 artists. The first is Duccio. He introduces a new spirit of emotion and also storytelling into painting. Pietro Lorenzetti, on the other hand, is remarkable for his monumentality and his interest in making sculptural form seem painterly. Ambrogio, his brother, is fascinated by ideas, and he makes complicated thought seem believable. Simone Mortini is really extraordinary for his use of colour and of changing the forms that painting takes. In quel periodo è stato dato il meglio, è stata proprio un'arte così nascente, così nuova per i tempi, era nuovissima. Fra l'altro sono riusciti a mettere insieme, a differenza dell'arte bizantina, mettere insieme bellezza e spirito. Ed ecco i volti di Madonna che sembrano delle giovani ragazze di Siena di 16 anni che si possono vedere per la strada. Ecco i bambini in collo alla Madonna che però la chiamano, gli prendono il mento. Mamma, ascolta, ascolta, guarda, guarda mamma, come fanno i bambini veri. Non sono così statici, ma c'è una naturalezza, c'è un messaggio completamente nuovo rispetto all'arte di prima. Today, we take for granted practices like signing paintings, conveying narrative or human emotion in paint, conveying a 3-dimensional space on a 2-dimensional surface. Yet, these painters were among the first to really master these things. Chi ha portato avanti quest'arte? Non erano i monaci per devozione come nell'arte bizantina che dipingevano per devozione, ma invece a Siena questa arte è stata portata avanti da veri artisti, da artisti con il sangue che gli ribolliva, che avevano forti emozioni, che vivevano i colori e le passioni, e infatti si vede, con accostamenti veramente azzardati, questi rossi, l'oro. Fra l'altro, oltre che bere vino, fare schiamazzi, non essere a bottega prima di mezzogiorno, Duccio era famoso per questo. Erano veri artisti, non lo facevano solo per devozione.
Duccio is one of the most extraordinary figures of Western art. From the documents, we know that his behaviour was somewhat unruly. He had a trouble with authority. He didn't always pay his taxes. But he's one of the most transformative figures in Western painting because of the way he introduced storytelling, narrative, and emotional depth into his painting. Much of the architecture in Siena at this date is unprecedented in scale, and so you need the art to match. The level of ambition that we see in Duccio's Maestà is spawned by the level of ambition of the cathedral complex in which it stood. It was created between 1308 and 1311 for the high altar of the cathedral to honour the Virgin Mary, the supreme protectress of Siena. No one ever really does this kind of panel painting of that scale ever again. The key thing about the Maestà is narrative. Duccio is working outside the playbook here because the episodes depicted are so specific and so numerous that for most, he does not have a long visual tradition. And so he's constantly having to invent. His workshop at this date is a laboratory of ideas because he's experimenting all the time with how best to create narrative clarity in paint. Il fedele, l'osservatore viene introdotto in questo mistero della luce, in questo mistero di elevazione verso la bellezza dall'oro, dalla luce. Dobbiamo immaginarci questa cornice così bella, così sontuosa, così alta, così gotica, così elevata verso l'alto, che appunto porta il cuore di chi osserva ad elevarsi verso l'alto. Duccio usa questi particolari per far capire come questa immagine appunto è non solo l'immagine di Maria, la Madre di Dio, ma l'immagine di una città. E lo vediamo anche dalla scritta, dalla firma che l'autore mette proprio ai piedi della Vergine, che è un'invocazione, una preghiera, è una dedica, ma anche allo stesso tempo un invito a vedere in questa immagine l'immagine di Siena. Infatti le parole ci dicono appunto Mater Sancta Dei, Madre Santa di Dio, sis causa senis requiei, sì ragione di pace per Siena, sis ducio vita, sì anche ragione di vita per Duccio, te quia pinxit ita, che così ti ha dipinto. La storia della Chiesa di Siena è una storia che è costellata di amore alla bellezza, perché è nel DNA di questa città e quindi anche della sua Chiesa, della sua comunità cristiana, esprimere la bellezza dei valori che abbiamo attraverso la bellezza, la sontuosità anche davvero dell'arte. Ancora oggi è viva questa sensibilità nella Chiesa di Siena, sì, sia nel clero che nei laici, questa sensibilità all'amore per la bellezza come via per arrivare a Dio. Almost no complete altarpieces from Trecento Siena survive. The Maestà is today in 33 separate pieces scattered through 10 collections in 5 different countries. And we can only imagine the impact it would have had when it was paraded through the streets from Duccio's workshop to the cathedral in 1311. It was the largest altarpiece in Western Europe when it was created, and this was because of a fundamental structural change in altarpiece design. With the use of vertical instead of horizontal planks, artists were able to create monumental, multi-storied altarpieces. Quando c'è il progetto si deve cercare il legname giusto. Quindi si sceglie il legname, si sceglie la tavola, perché già lo vedi che c'è dentro un San Giuseppe o c'è dentro una Santa Caterina da Siena. Dopodiché si incarica il falegname di preparare la tavola a misura, pulita, con eventuali cornici, capitelli, guglie, cuspidi, che vengono sempre disegnate dal maestro e realizzate o dal falegname o dall'intagliatore.
Dopodiché ci vuole un bravo doratore, quindi tutta l'opera lignea viene trattata con un sottilissimo strato di gesso a oro che ha la funzione di rendere tutto perfettamente levigato, perché quando io vado ad applicare la foglia a oro non si devono vedere la fibra del legno, il nodo, deve essere tutto liscio come il marmo. Va bene, allora senti, dilavamelo ancora un po', che così mi trovo meglio con un po' più di trasparente. Io partirei subito con questo marrone Ti brown. assicuro che meno colla c'è, più brillante viene l'oro. Guarda, Questo lo so. guarda, 1, 2, 3. Poco, Stella. Ecco. A questo punto siamo pronti per la base, per la doratura, con la stesura del bolo, che è una terra di Armenia, un'argilla finissima. La diluiamo con poca colla di pesce ed è la colla di pesce dentro nel bolo che mi permette poi di dorare solo con acqua, ma la foglia oro rimane attaccata per via della colla di pesce contenuta nel bolo. Dopo aver applicato l'oro si lucida con la pietra e siamo pronti per la pittura. Perché si usa il tuorlo d'uovo? Si può sapere perché. Perché la tempera è un colore ad acqua, quindi i pigmenti naturali vengono disciolti in acqua. Ma una volta asciutti, se non ci mettiamo un legante, ritornano polvere una volta che l'acqua si è asciugata. Il tuorlo d'uovo ha la funzione di essere un collante. Praticamente mi fa da legante ai pigmenti in polvere e ci dà una garanzia di durata incredibilmente lunga. In addition to being situated on the Via Francigena linking Canterbury to Rome, Siena also had access to other significant trade routes, like the Silk Road, linking East Asia, Africa, and Europe. This constant flow of people and artists and ideas meant that Siena was a place that really fostered artistic experimentation. The production of monumental altarpieces required a variety of materials and specialised skills, where painters and woodworkers and goldsmiths and gilders all seem to be responding to each other's work and often working in collaboration. The Lorenzetti brothers really take the kernel of what Duccio does with narrative painting and bring it to a new level. Pietro, in particular, is deeply engaged with space, exploring how to create three-dimensional forms on a two-dimensional surface. And Pietro really learns the lessons of Duccio, particularly in the use of architecture, where Duccio uses architecture as a kind of stage setting to divide scenes and to create progression from one scene to another, using, say, a staircase or a wall. Pietro starts to think about architecture for dramatic effect and the way you can actually enhance a story rather than just facilitate a story. You can actually make a story more powerful, more engaging by situating the figures in complex space. What's remarkable about Pietro's Birth of the Virgin is that he doesn't try and depict what St. Anne's bedroom might have looked like. Instead, he portrays a modern bedchamber, one that echoes those found in the homes of wealthy Sienese citizens at this date. This choice was a strategic one, and it was encouraged by church leaders who wanted the faithful to envision the lives of holy figures as taking place in their own world, on their streets, in their homes, so that they could better emulate the virtues and the piety of the holy figures. Lorenzo Ghiberti, the renowned 15th century goldsmith from Florence, travelled to Siena and wrote a history of Sienese art, where he praised Pietro's younger brother Ambrogio. Ghiberti argued that Ambrogio painted with the brain, that he had an intellectual bent that had never been seen before. And this marks the beginning of the idea of the artist as an intellectual,
on a par with a poet or philosopher. Il governo dei Nove sceglie di utilizzare l'arte per trasmettere dei messaggi estremamente importanti. Ambrogio Lorenzetti, in tutto il suo affresco, dimostra una grandissima capacità della traduzione di un messaggio intellettuale e filosofico a un'immagine comprensibile da tutti. Quello che Ambrogio Lorenzetti dipinge è effettivamente, quando un governo è governato bene e seguito bene, abbiamo una città fiorente. Quando un governo ha delle figure negative che lo accompagnano, abbiamo distruzione nel mondo. È un messaggio ancora attuale, perché è un messaggio che vince i secoli e arriva fino a noi, perché è sempre così. Duccio dies in 1319, and up until then, all three of our next generation painters had done most of their work abroad, working in places like Assisi, Florence, even Naples. It was not easy to get a lasting foothold in Siena while Duccio was still alive. But when Duccio dies, Simone comes back to Siena and very quickly is the city's leading painter. He succeeds Duccio in a very natural way. Siamo nella sala del Gran Consiglio della città di Siena, governata dai Nove, e proprio per questa sala che conteneva il governo della città pensarono di chiamare un giovane artista per rappresentare la Madonna in trono con i santi come immagine protettrice del governo. La Madonna porta un gran messaggio al Gran Consiglio, che è quello di governare bene, perché a lei arriveranno solamente le preghiere dei giusti, e sollecita anche di pensare assolutamente all'interesse comune e non all'interesse privato. Lo stesso bambino reca un cartiglio in cui dice: giudicate bene voi che in terra giudicate. At the end of his life, Simone Martini leaves Siena. He moves to France. He enters a different world, that of the courts, that of high clerics and of aristocrats. And he brings the Sienese style to a wider audience in Europe. Just as Siena was reaching its artistic heights, disaster struck. The bubonic plague, which ravaged the city in around 1350, ended this period of vibrant creativity. Many of the great artists of the day, the Lorenzetti brothers likely among them, died in its wake. Noi italiani siamo fortunati proprio perché possiamo viverla l'arte, la possiamo proprio respirare, mangiare, vedere i colori che rimangono dentro di noi. Quindi anche inconsapevolmente noi la viviamo tutti i giorni e si rispecchia poi nelle nostre scelte quotidiane.